Negli ultimi decenni il concetto di bambini indaco ha affascinato, incuriosito e diviso migliaia di persone in tutto il mondo. Nati, secondo i sostenitori della teoria a partire dagli anni 70, questi bambini sarebbero portatori di una nuova coscienza, più evoluta sul piano spirituale, intellettuale ed emotivo. Visti come messaggeri di un cambiamento epocale, i bambini indaco sarebbero dotati di tratti particolari: forte sensibilità, intuito spiccato, rifiuto dell'autorità e una missione, conscia o inconscia, di rinnovare il mondo. Questo fenomeno ha avuto una diffusione straordinaria attraverso libri, conferenze, blog, video online e testimonianze di genitori, educatori ed esperti dell'anima. È diventato oggetto di culto in ambiti New Age, ma anche di accese critiche da parte della comunità scientifica. In una società in cui molti bambini faticano a rientrare nei parametri comportamentali standard e in cui disturbi come l'ADHD, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, vengono diagnosticati con sempre maggiore frequenza, il concetto di bambino indaco si è spesso proposto come alternativa interpretativa, talvolta come rifugio emotivo per genitori in cerca di risposte non patologizzanti. Ma cosa sono in realtà i bambini indaco? Sono davvero manifestazioni di una nuova generazione spirituale? Oppure si tratta di una costruzione culturale, nata dal bisogno di significato e identità in un'epoca di transizione? In questo video ci proponiamo di esplorare il fenomeno dei bambini indaco in modo divulgativo ma critico, analizzandone le origini storiche e spirituali, le caratteristiche che gli vengono attribuite, le possibili correlazioni psicologiche, le critiche da parte del mondo accademico e infine l'impatto culturale che questa figura ha avuto sulla società contemporanea. L'approccio sarà multidisciplinare. Verranno integrati elementi di storia delle idee, spiritualità New Age, psicologia dell'infanzia e cultura mediatica. Il tema verrà trattato senza pregiudizi ideologici, ma con attenzione al rigore delle fonti. Il fine non è quello di smascherare o legittimare il fenomeno, bensì di comprenderlo nella sua complessità. Perché milioni di persone ancora oggi si sentono toccate da questa idea? Che cosa dice questo concetto su di noi, sulla nostra visione dell'infanzia, sulla nostra sete di trasformazione? Analizzeremo com'è nato il termine bambino indaco, quali tratti gli vengono comunemente associati, che tipo di accoglienza ha ricevuto nelle discipline psicologiche ed educative, e infine come è stato rappresentato nei media e nella cultura popolare. Solo attraversando questi diversi livelli sarà possibile avere una visione equilibrata di un fenomeno che, vero o immaginato, ha comunque inciso profondamente sull'immaginario collettivo del nostro tempo. Il concetto di bambino indaco affonda le sue radici nel contesto spirituale e culturale degli anni 70, periodo di fermento per le correnti esoteriche, la crescita personale e il pensiero New Age. La prima a utilizzare questa espressione fu Nancy Ann Tapp, una sensitiva americana che, in base alla sua personale percezione dell'aura umana, affermava di vedere nei bambini nati da alcuni anni a quella parte un'aura color indaco, diversa da quelle precedenti. Tapp era convinta che questi bambini incarnassero una nuova fase dell'evoluzione umana, non solo sul piano spirituale, ma anche su quello intellettuale e sociale. L'indaco, colore associato tradizionalmente all'intuizione e alla consapevolezza superiore nei sistemi simbolici esoterici, fu interpretato da lei come un segnale di transizione. Secondo Tapp, stava emergendo una nuova razza psichica, dotata di caratteristiche mentali ed emotive inedite. La sua teoria venne divulgata nel libro Understanding Your Life Through Color del 1982, dove combinava l'analisi dell'aura con elementi di psicologia e spiritualità. Sebbene la sua opera non ebbe inizialmente grande impatto nel mondo accademico, trovò terreno fertile nei circuiti alternativi e nei gruppi New Age in espansione negli Stati Uniti. Gli anni 70 e 80 erano un periodo di transizione culturale.
Il disincanto nei confronti delle religioni tradizionali, la diffusione di filosofie orientali in Occidente e il boom delle terapie alternative avevano generato un terreno fertile per visioni spirituali non convenzionali. In questo scenario il concetto di bambini indaco si inseriva perfettamente, rappresentando una sorta di profezia ottimista sull'umanità del futuro. A differenza di molte dottrine apocalittiche, l'idea degli indaco non annunciava la fine del mondo, bensì una trasformazione interiore dell'umanità, incarnata da una nuova generazione. Il messaggio implicito era: il cambiamento verrà dai giovani e sarà profondo, intuitivo e compassionevole. Questo narrativo ebbe un grande appeal tra genitori, educatori alternativi e spiritualisti in cerca di senso e speranza. Fu però solo alla fine degli anni 90 che il concetto acquisì notorietà internazionale grazie al libro The Indigo Children, The New Kids Have Arrived del 1999, scritto da Lee Carroll e Jan Tauber. Carroll, noto channeler dell'entità spirituale Cryon, e Tauber, musicista e oratrice motivazionale, raccolsero testimonianze, interviste e riflessioni proponendo un'immagine sistematizzata del bambino indaco. Nel libro si affermava che milioni di bambini nati dopo il 1978 possedevano caratteristiche comuni, tra cui una spiccata sensibilità, una forte volontà e un'avversione per le regole imposte, che li rendevano difficili da gestire nei contesti educativi tradizionali. Gli autori non si limitarono a descrivere il fenomeno, suggerivano anche nuovi approcci pedagogici, diagnostici e spirituali per comprendere e coltivare questi bambini. Il successo fu immediato, soprattutto negli Stati Uniti, ma presto anche in Europa e America Latina. L'idea che i propri figli potessero essere speciali in senso spirituale e non problematici, come spesso diagnosticato, in riferimento ad esempio ai disturbi dell'attenzione, risultava profondamente rassicurante per molti genitori. Con il tempo il bambino indaco divenne un vero e proprio archetipo culturale. Non si trattava più solo di un concetto esoterico, ma di una figura simbolica che esprimeva il rifiuto delle strutture obsolete. La scuola convenzionale, la disciplina rigida, le gerarchie religiose e sociali. L'indaco veniva rappresentato come il portatore di un nuovo paradigma, intuitivo, empatico, ribelle ma costruttivo. In questo senso, la sua ascesa culturale si intreccia anche con il cambiamento nei modelli educativi e genitoriali. L'educazione basata sull'autorità veniva messa in discussione, mentre si affermavano approcci più dialogici, orientati al riconoscimento dell'unicità del bambino. Il bambino indaco divenne una metafora vivente del cambiamento generazionale. Uno degli aspetti più affascinanti e al tempo stesso più controversi del concetto di bambini indaco riguarda le caratteristiche che vengono loro attribuite. Sebbene non esista un corpus teorico unificato o scientificamente validato, la letteratura divulgativa, in particolare quella di stampo New Age, propone una serie di tratti distintivi ricorrenti. Queste qualità non sono sempre oggettive né misurabili, ma offrono un ritratto piuttosto coerente di quella che, per molti, rappresenterebbe una nuova fase evolutiva dell'umanità. I bambini indaco vengono spesso descritti come individui dalla personalità intensa e determinata, talvolta percepiti come ribelli o non conformisti. Tuttavia, la loro apparente opposizione all'autorità non è frutto di un atteggiamento provocatorio fine a se stesso, bensì di un senso di giustizia profondo e di un'intolleranza istintiva verso tutto ciò che appare incoerente, ipocrita o privo di autenticità. Fin dalla giovane età mostrano una spiccata intuizione che li rende capaci di cogliere ciò che non viene detto, di percepire le emozioni altrui quasi telepaticamente, come se disponessero di un radar emotivo sempre attivo. Questa sensibilità acuta li rende particolarmente empatici, ma anche vulnerabili. Spesso si sentono sopraffatti da ambienti carichi di tensione emotiva o da situazioni che gli altri sembrano tollerare con facilità. Non è raro che si percepiscano come diversi rispetto ai loro coetanei, non nel senso di superiorità, ma in quello di una diversità interiore, difficile da spiegare, legata a una precoce consapevolezza di sé. Questo sentimento di alterità si accompagna a un'insofferenza per le regole imposte dall'esterno.
soprattutto quando appaiono arbitrarie o non coerenti con un ordine più profondo. La loro tendenza a mettere in discussione ciò che viene dato per scontato nasce da un bisogno autentico di comprensione e di verità. Molti di questi bambini sembrano animati da un senso di missione, da una spinta interiore a contribuire al cambiamento del mondo. Anche se questa chiamata non è sempre chiara o esplicitata, c'è in loro la convinzione, talvolta intuitiva, talvolta dichiarata, di avere un ruolo speciale, di essere portatori di un messaggio o di una trasformazione che va oltre l'individuo. Nel contesto sociale e scolastico, i bambini indaco si distinguono per un comportamento che spesso fatica ad adattarsi agli schemi tradizionali. Non è una questione di scarso rendimento o di mancanza di capacità cognitive, al contrario. Molti di loro dimostrano intelligenza vivace, curiosità e creatività fuori dal comune. Ma il problema risiede nel tipo di ambiente che li circonda. Le strutture educative rigide, le routine meccaniche e i metodi di insegnamento standardizzati sembrano per questi bambini non solo inadeguati, ma addirittura oppressivi. Spesso si mostrano impazienti, in particolare quando sono costretti a svolgere attività ripetitive o che non stimolano la loro mente in modo autentico. È come se avessero bisogno di uno scopo più alto per impegnarsi, come se il loro cervello fosse sintonizzato sul livello più complesso, dove il significato e la motivazione contano più della disciplina formale. La loro creatività trova sfogo naturale in attività artistiche, musicali o espressive, campi in cui riescono a comunicare emozioni profonde e visioni interiori che sorprendono per la loro maturità. Sul piano relazionale tendono a non lasciarsi condizionare dal gruppo. Hanno un forte senso dell'individualità e preferiscono la compagnia selettiva a quella massificata. Questa indipendenza di giudizio li porta spesso a sembrare distaccati o introversi, ma in realtà custodiscono un mondo interiore ricco e articolato, a cui non tutti riescono ad accedere. Non è raro vederli isolarsi più per scelta che per esclusione, spinti da una natura contemplativa e da un bisogno di proteggere la propria sensibilità. Molti adulti descrivono questi bambini come difficili, ma è un aggettivo che spesso riflette il disagio degli adulti stessi nell'interagire con personalità non convenzionali. In realtà i bambini indaco sembrano spingerci a rivedere le modalità con cui intendiamo l'apprendimento, la socializzazione e persino il concetto di autorità. È come se, con la loro sola presenza, ci obbligassero a domandarci se il mondo che stiamo offrendo loro sia davvero all'altezza delle loro capacità, dei loro bisogni e della loro visione interiore. Un elemento che distingue nettamente i bambini indaco da ogni altra tipologia psicologica o comportamentale è la dimensione spirituale, spesso descritta come profonda, naturale e talvolta straordinaria. Al di là delle qualità emotive o intellettive, ciò che molti racconti e testimonianze sottolineano è la loro connessione spontanea con qualcosa che va oltre il visibile. Per alcuni si tratta di una semplice saggezza precoce, per altri di una vera e propria sensibilità extrasensoriale. Molti di questi bambini sembrano percepire il mondo non solo con i sensi ordinari, ma anche attraverso un'intelligenza intuitiva che sfiora l'esperienza mistica. Alcuni raccontano episodi in cui comunicano con entità invisibili o affermano di avere ricordi che non appartengono a questa vita, come se portassero con sé la memoria di esistenze precedenti o di altri mondi. Non è raro che si descrivano come messaggeri o anime in missione, con la sensazione di appartenere a un ordine spirituale più grande che li guida e li sostiene. In diversi contesti spirituali e New Age si attribuiscono a questi bambini poteri latenti, come la telepatia, la chiaroveggenza o una sensibilità energetica tale da consentire loro di influenzare gli stati emotivi altrui. Alcuni genitori, educatori e operatori olistici riferiscono episodi di forte impatto, parole pronunciate con una maturità sorprendente, previsioni che si avverano, gesti di guarigione emotiva spontanei, come se questi bambini fossero in grado di entrare in risonanza con le sofferenze degli altri e trasmutarle. Tali descrizioni, è bene ricordarlo, non sono supportate da evidenze scientifiche e appartengono al campo delle credenze personali e delle esperienze soggettive. Tuttavia, sono parte integrante della narrazione indaco
e contribuiscono a costruire l'immagine di questi bambini come esseri ponte tra il mondo materiale e una dimensione spirituale più elevata. Al di là dei poteri paranormali che alcuni gli attribuiscono, ciò che colpisce è la naturalezza con cui molti di loro parlano di Dio, dell'universo, dell'anima o della morte, senza paura né dogmatismo, ma con una forma di sapienza interiore che sembra maturata altrove. È come se in loro la spiritualità non fosse qualcosa da apprendere, ma una realtà già nota, già integrata, che affiora spontaneamente in parole e comportamenti. In definitiva, la componente spirituale nei bambini indaco non è un'aggiunta marginale, ma un nucleo centrale della loro identità percepita. Che si tratti di metafore, archetipi o esperienze autentiche, ciò che emerge è una visione del bambino come essere profondamente connesso, capace di ispirare negli altri, adulti compresi, una rinnovata apertura verso il mistero dell'esistenza. Con l'evolversi del concetto di bambino indaco, alcuni autori hanno cercato di offrire una classificazione interna distinguendo tra diverse modalità di espressione di questa nuova coscienza. Una delle proposte più note è quella formulata da Lee Carroll e Jan Tober, secondo cui non tutti gli indaco manifestano le stesse caratteristiche. Esisterebbero infatti diverse tipologie, ognuna con una propria sfumatura dominante che riflette un temperamento specifico, un modo unico di interagire con il mondo. Ci sono ad esempio bambini indaco che sembrano attratti in modo naturale dalle persone. Socievoli, comunicativi, aperti al dialogo fin da piccoli, si muovono tra gli altri con facilità, mostrando un interesse genuino per le relazioni umane. Sono quelli che amano stare in mezzo alla gente, fare domande, ascoltare, coinvolgere. Vengono spesso associati al ruolo di umanisti, poiché sentono la propria missione legata al miglioramento dei rapporti umani, alla comprensione reciproca e alla giustizia sociale. Altri invece sembrano vivere in una dimensione più mentale e organizzativa. Sono bambini metodici, affascinati dai sistemi complessi, attratti dalla tecnologia, dalla logica e dalle costruzioni concettuali. Amano i progetti concreti, le strutture funzionali e mostrano un grande bisogno di indipendenza. La loro tendenza ad analizzare, smontare e ricostruire la realtà li rende spesso più riservati, ma estremamente capaci. In questa visione vengono definiti concettuali per la loro predisposizione all'ingegno e all'autonomia intellettuale. C'è poi chi manifesta una spiccata sensibilità artistica, una vera e propria vocazione creativa. Fin da piccoli questi bambini mostrano amore per il disegno, la musica, la danza o qualsiasi forma espressiva che permetta loro di tradurre il proprio mondo interiore in un linguaggio visibile o udibile. Sono delicati, emotivi, attenti ai dettagli e spesso profondamente ispirati da ciò che li circonda. Non sempre parlano molto, ma comunicano intensamente attraverso il colore, il suono o il movimento. Sono considerati artisti, portatori di una bellezza sottile e intuitiva. Infine, vi sono coloro che sembrano provenire da un altrove più profondo, più distante dalle logiche quotidiane. Possono apparire assorti, meditativi, quasi enigmatici nel loro silenzio carico di significato. Si interessano precocemente a tematiche spirituali, a domande esistenziali e vivono con la sensazione di essere in contatto con un piano più alto della realtà. Questi bambini sono spesso definiti interdimensionali, perché il loro sguardo sembra attraversare il tempo e lo spazio, come se avessero accesso a memorie o comprensioni che vanno oltre l'esperienza terrena ordinaria. È importante sottolineare che questa classificazione non ha una base scientifica e non va intesa come una categorizzazione rigida, piuttosto rappresenta una mappa simbolica, utile a comprendere meglio la varietà delle espressioni umane che il concetto di bambino indaco cerca di abbracciare. Con la diffusione del concetto di bambini indaco è inevitabilmente emerso un confronto con il mondo della psicologia dell'infanzia e della pedagogia. Le caratteristiche attribuite a questi bambini, personalità intensa, resistenza all'autorità, sensibilità accentuata, difficoltà di adattamento ai modelli scolastici tradizionali, hanno portato molti a chiedersi se si tratti davvero di una nuova categoria evolutiva o piuttosto di una rilettura alternativa di fenomeni già conosciuti in ambito clinico. Uno dei nodi centrali del dibattito riguarda la sovrapposizione tra bambini indaco e soggetti diagnosticati con ADHD, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, o altri disturbi dell'apprendimento.
Molti dei tratti comunemente associati agli indaco, come l'insofferenza alle regole, la tendenza a distrarsi, l'impulsività, la difficoltà a rimanere concentrati in contesti strutturati, coincidono infatti con i criteri diagnostici utilizzati in ambito clinico. Tuttavia, i sostenitori della visione indaco offrono un'interpretazione molto diversa. Quelle che la psichiatria etichetta come disfunzioni sarebbero, secondo questa prospettiva, segnali di un'intelligenza diversa, più intuitiva, più sensibile e spesso incompresa. Alcuni genitori e pedagogisti alternativi trovano conforto in questa spiegazione, in un'epoca in cui i disturbi dell'attenzione vengono diagnosticati con estrema frequenza e diversi farmaci vengono prescritti a bambini anche molto piccoli. L'idea che dietro certi comportamenti si nasconda non un problema, ma un diverso modo di percepire il mondo, offre una prospettiva più empatica e meno stigmatizzante. Tuttavia, questa visione solleva interrogativi importanti. Sostituire una diagnosi con un'identità spirituale può aiutare o rischia di negare la possibilità di interventi efficaci e supporti adeguati? I critici sottolineano che l'approccio indaco, pur animato da buone intenzioni, può condurre a un rifiuto delle competenze cliniche, a una sottovalutazione di condizioni reali che meritano attenzione, ascolto e interventi mirati. La linea tra diversità e sofferenza è sottile e ignorarla può significare lasciare bambini e famiglie in balia del disorientamento. Anche sul piano educativo, il concetto di bambino indaco ha avuto un impatto significativo. Molte scuole alternative, ispirate a modelli pedagogici come quello di Montessori, Steiner o Freinet, si sono rivelate più adatte ad accogliere bambini con caratteristiche simili a quelle descritte dalla visione indaco. Alcuni educatori hanno adottato metodologie ispirate direttamente alla letteratura indaco, spazi in cui la creatività viene favorita al posto della ripetizione meccanica, insegnanti che si propongono più come facilitatori che come autorità, percorsi educativi personalizzati e costruiti attorno agli interessi spontanei del bambino. In questi ambienti cosiddetti indaco sembrano spesso rifiorire, ritrovando fiducia in se stessi e sviluppando le proprie potenzialità senza sentirsi sbagliati o fuori posto. Ma anche qui non mancano le domande. È giusto costruire un'educazione speciale solo per chi viene identificato come indaco? Non sarebbe più utile adottare un approccio inclusivo che riconosca la varietà dei talenti, delle intelligenze e delle sensibilità, senza bisogno di etichette spirituali o diagnosi psichiatriche? Una pedagogia realmente aperta dovrebbe forse imparare sia dalla scienza sia dalla spiritualità, senza cedere né al dogmatismo della medicina né al misticismo assoluto. Un altro aspetto interessante è che molti adulti oggi rileggono retroattivamente la propria infanzia alla luce del paradigma indaco. Alcuni riconoscono in sé le difficoltà scolastiche, il senso di estraneità, l'insofferenza verso l'autorità come segni di un'identità rimasta incompresa per anni. In questi casi il concetto non agisce solo sul piano educativo, ma anche su quello terapeutico. Dà un senso a un vissuto doloroso, restituisce dignità a una diversità che era stata punita o repressa. Infine, è importante sottolineare che il concetto di bambini indaco, pur nato in ambienti spiritualisti, ha stimolato una riflessione più ampia sul significato dell'infanzia. In un mondo che tende ancora troppo spesso a omologare, classificare e standardizzare, la figura dell'indaco, vera o simbolica che sia, ci ricorda che ogni bambino porta con sé un potenziale unico e che ascoltarlo, comprenderlo, rispettarlo dovrebbe essere la base di qualsiasi educazione. Il concetto di bambino indaco ha senza dubbio suscitato entusiasmo, speranza e curiosità in molti genitori, educatori e operatori spirituali. Tuttavia non è stato esente da critiche, spesso dure, provenienti dal mondo scientifico, pedagogico e psicologico. Alcuni considerano questa visione una semplice metafora educativa, altri la definiscono una forma di spiritualizzazione delle difficoltà comportamentali dell'infanzia, mentre altri ancora la ritengono un fenomeno culturalmente pericoloso, capace di influenzare negativamente la diagnosi e il trattamento di reali problematiche. Uno dei punti più frequentemente contestati è l'assenza di evidenze scientifiche. Il concetto di bambini indaco non si basa su ricerche empiriche, non è riconosciuto dalla psicologia clinica né supportato da studi neurologici.
non esistono criteri diagnostici validati o strumenti di valutazione standardizzati per identificare un bambino come indaco. In pratica, ci si muove all'interno di un territorio fortemente soggettivo, in cui l'identificazione si basa più su percezioni intuitive che su parametri verificabili. Questa soggettività si presta facilmente all'effetto Barnum, un fenomeno ben noto in psicologia, secondo cui le persone tendono a riconoscersi in descrizioni generiche e positive. Espressioni come sensibile, intuitivo, non conformista, dotato di missione sono tratti così ampi da poter essere attribuiti in una certa misura a chiunque. Quando queste descrizioni vengono presentate in un contesto emotivamente coinvolgente, come quello della relazione genitore-figlio, diventano ancora più persuasive. Il rischio è quello di attribuire un'aura di specialità a caratteristiche che, pur essendo reali, non sono necessariamente straordinarie o uniche. Un'altra critica riguarda il pericolo di trascurare diagnosi cliniche. Alcuni psicologi e psichiatri infantili hanno espresso preoccupazione per il fatto che genitori sedotti dalla narrativa indaco possano evitare, ritardare o rifiutare una valutazione professionale per il proprio figlio, interpretando segni di disagio o disturbi neuropsichiatrici come sintomi di spiritualità. In questi casi si rischia di romanticizzare la sofferenza e di lasciare il bambino senza il supporto di cui ha realmente bisogno. Non meno problematico è l'aspetto legato all'identificazione identitaria. Sebbene in alcuni casi sentirsi indaco possa aiutare a dare un senso a esperienze di emarginazione o di incomprensione, in altri casi può creare una forma di isolamento ancora più marcata. Alcuni adolescenti e adulti, riconoscendosi in questa etichetta, possono sentirsi superiori, incompresi o disinteressati al confronto con chi non condivide la stessa visione. In casi estremi può svilupparsi una sorta di narcisismo spirituale, una convinzione di elevazione che può ostacolare la crescita personale e la relazione con gli altri. Va poi sottolineato l'aspetto commerciale del fenomeno. Intorno al concetto di bambini indaco si è sviluppata una vera e propria industria. Libri, conferenze, corsi, test online, consulenze olistiche e workshop promettono di aiutare a identificare e valorizzare questi bambini. Sebbene molti di questi prodotti siano realizzati con buone intenzioni, il rischio di speculazione è concreto, soprattutto quando si rivolgono a famiglie fragili o in cerca di risposte. La spiritualità, come qualsiasi altro ambito, non è immune dal rischio di diventare un mercato. Un'altra questione discussa riguarda la percezione sociale del concetto. In alcuni contesti culturali e scolastici parlare di bambini indaco è visto con sospetto o scherno. Ciò può generare conflitti tra genitori e insegnanti, soprattutto quando i primi ritengono che il proprio figlio sia speciale e non venga capito, mentre i secondi devono fare i conti con comportamenti complessi senza strumenti adeguati. La mancata comunicazione tra queste due parti può sfociare in incomprensione reciproca e talvolta in isolamento del bambino stesso. Dal momento della sua comparsa negli anni 70 fino ai primi anni 2000, il concetto di bambini indaco ha attraversato un processo di evoluzione che lo ha portato a espandersi e frammentarsi in nuove forme. Non si è trattato solo di una variazione terminologica, ma di un vero e proprio ampliamento della narrazione spirituale, che ha generato nuove categorie e figure simboliche. I bambini cristallo, i bambini arcobaleno e più recentemente anche i bambini stellari o Star Seed. Questa moltiplicazione non è casuale, ma risponde a un'esigenza narrativa e culturale. Quella di aggiornare l'idea di nuova umanità in base ai cambiamenti sociali, educativi e spirituali degli ultimi decenni. Se i bambini indaco erano figli del post-68 e del fermento New Age, i loro successori si inseriscono in una cornice dove il linguaggio spirituale si è fatto più ibrido, transnazionale e in certi casi persino digitale. Il primo grande passaggio evolutivo del concetto avviene con l'introduzione della figura del bambino cristallo, apparsa nei primi anni 2000. Secondo numerosi autori, tra cui Doreen Virtue, una delle principali divulgatrici di questo nuovo archetipo, i bambini cristallo sarebbero nati in gran numero a partire dal 1995-2000, rappresentando una nuova ondata ancora più evoluta di coscienza spirituale.
Se gli Indaco venivano associati alla rottura, alla ribellione, al cambiamento radicale, i Cristallo incarnano la guarigione, la compassione e l'armonia. Vengono descritti come esseri estremamente sensibili, capaci di comunicare in modo non verbale, talvolta tramite sguardi o percezioni sottili. Molti avrebbero difficoltà a parlare fino a età avanzata. È un comportamento che può sembrare distante, ipersensibile o fuori sincrono con la realtà sociale. In diversi casi queste caratteristiche sono state associate a bambini diagnosticati nello spettro autistico, aprendo un dibattito ulteriore sulla sottile e talvolta pericolosa sovrapposizione tra spiritualità e neurodivergenza. Il passaggio dagli Indaco ai Cristallo è stato interpretato come un'evoluzione vibrazionale, in cui i primi avrebbero aperto la strada attraverso il conflitto e il disvelamento delle strutture obsolete, mentre i secondi sarebbero venuti a sanare il mondo, portando equilibrio e amore incondizionato. Poco dopo il Cristallo ha cominciato a diffondersi l'idea dei bambini arcobaleno, visti come l'ultima generazione spirituale incarnata sulla Terra. Secondo le narrazioni New Age più recenti, questi bambini non solo avrebbero qualità spirituali superiori, ma non avrebbero alcun karma da risolvere, al contrario degli Indaco e dei Cristallo. Sarebbero anime nuove, pure, venute in questo piano per insegnare attraverso la gioia, la leggerezza e la connessione profonda con la natura e l'universo. A differenza degli Indaco, che spesso portano ferite karmiche e tratti di rabbia e conflitto, gli arcobaleno si distinguerebbero per un'energia luminosa, gioiosa e amorevole. Vengono descritti come estroversi, molto socievoli, ma anche dotati di saggezza precoce e poteri intuitivi sviluppati. Nelle famiglie spiritualmente sensibili, la nascita di un bambino arcobaleno viene spesso considerata un segno di protezione e apertura cosmica. Parallelamente a questa evoluzione ha preso piede, specialmente nella cultura spirituale anglosassone e su piattaforme digitali, il concetto di star seed, ovvero semistellari. Si tratta di individui, bambini o adulti, che si considerano provenienti da altri sistemi planetari o da altre dimensioni, incarnati sulla Terra con lo scopo di aiutare l'umanità a evolversi. La narrativa Starseed amplia il concetto Indaco su scala cosmica, non più solo una nuova generazione terrestre, ma esseri multidimensionali con ricordi di vite extraterrestri, una missione intergalattica e una sensibilità profondamente diversa. In questa visione, la Terra diventa una scuola o un campo di prova per anime elevate, venute a sostenere la transizione spirituale collettiva. Sebbene più simbolico che letterale, questo linguaggio attrae soprattutto adolescenti e giovani adulti che si sentono alienati dal mondo contemporaneo. Trovare un'identità in una origine stellare può rappresentare una via per rielaborare la solitudine, la diversità e il bisogno di connessione con qualcosa di più grande. Il fenomeno dei bambini Indaco, nato tra le pieghe della spiritualità New Age, è cresciuto nel terreno fertile dell'educazione alternativa, della psicologia popolare e del bisogno collettivo di senso, rappresenta qualcosa di più di una semplice etichetta. È, in fondo, un simbolo dei tempi, un archetipo moderno che riflette desideri, paure e aspirazioni della nostra società, soprattutto nel modo in cui guarda all'infanzia, alla diversità e al cambiamento. Le caratteristiche attribuite agli Indaco, come la sensibilità accentuata, l'intuizione, la resistenza all'autorità, la creatività e il senso di missione, possono certamente risuonare in molte persone, specialmente in bambini e adolescenti che non si sentono a loro agio nei modelli standardizzati della scuola o della società. Tuttavia, queste stesse qualità possono anche sovrapporsi pericolosamente a sintomi di disagio psicologico o neurologico che richiedono ascolto, diagnosi e cura. Il rischio di confondere la spiritualità con la sofferenza o di vedere poteri dove c'è semplicemente una richiesta d'aiuto è uno dei nodi più delicati che questo fenomeno solleva. Eppure, negare in blocco l'esperienza di chi si riconosce nel profilo Indaco sarebbe un errore altrettanto grave. Per molte persone questo linguaggio rappresenta una chiave interpretativa della propria storia personale, un modo per dare voce a ciò che la psicologia tradizionale non ha sempre saputo ascoltare: il bisogno di sentirsi unici, accettati, portatori di un valore che non si misura solo con i voti, la produttività o l'adattamento sociale.
In questo senso il bambino indaco è meno una diagnosi e più un linguaggio simbolico, una metafora dell'individualità incompresa e della ricerca di un senso più profondo. Rimane in ogni caso fondamentale il richiamo all'equilibrio. La visione indaco, come ogni narrazione spirituale, va usata con cura. Può arricchire ma anche confondere, può sostenere ma anche deresponsabilizzare. Perché sia davvero uno strumento di crescita individuale e collettiva, deve dialogare con la scienza, l'educazione e la realtà, senza sostituirsi ad esse. Solo in questo modo può trasformarsi in un ponte tra il visibile e l'invisibile, tra ciò che sappiamo e ciò che ancora non comprendiamo. Forse non esistono davvero i bambini indaco nel senso letterale del termine, ma esistono bambini che vedono il mondo in modo diverso, che sentono troppo, che non si piegano facilmente, che chiedono silenziosamente una società più umana. Ed è da loro, al di là di ogni etichetta, che potremmo imparare di più.